Ciao a tutti, questa è una puntata speciale di Italian Live Era, il podcast dedicato al racconto dei migliori concerti italiani dei Guns N' Roses e dei progetti solisti dei suoi membri. Perché avremo come ospite speciale l'ex manager dei Guns N' Roses, Goldstein, che ci racconterà in retroscena delle tappe italiane dell'User Illusion Tour di Torino e Modena. I was amazed at how beautiful Italy was. Pretty much everywhere we went. I mean, you live in a unbelievably gorgeous country. Torino was nice. And Milano was really expensive. Really expensive. I think I had a fruit salad and it cost me like $42 US for fruit salad. But that was like right across the street from Versace. So, Axl really liked Italy, and a lot of it had to do with the fact that, Donatella Versace actually treated Axl great. And she was married to, I don't know if she's probably still not, but she was married to an American named Paul Beck, and he was really nice, and they just treated us like family. I think, a lot of it had to do with the fact that he just felt comfortable, because when you're traveling like that, you really don't have any friends outside. And he had known Donatella for a while because of his relationship with Stephanie, of course. And so he was just having a really nice, relaxed time. It was like, to use your words, he was just relaxed. In questo intervento Doug ci racconta quanto sia rimasto affascinato dall'Italia, ma anche dal prezzo di una macedonia consumati in un ristorante di fronte però all'atelier di Versace. Infatti si trovavano lì, come abbiamo anche già detto, proprio perché in occasione della prima data italiana, quella di Torino, Axl, che all'epoca aveva, come sapete, una relazione con la modella Stephanie Seymour, quindi c'era un certo legame anche con i brand di moda, venne accolto proprio da Donatella, che lo fece sentire molto a casa, un elemento molto importante quando si viaggia. Ci ricorda Doug che insomma non si ha amici perché si è sempre sballottati da una location all'altra. Ma quindi qual era l'atmosfera nella, per così dire, quotidianità dei Guns N' Roses quando erano in tour? The interesting thing though is people think that Axl handled the band's business, and he never really did. I mean, when we were off the road, then he would, we would talk a lot of business. But on the road, it was really Slash and I. Slash would come to my room. I don't care if he passed out in a chandelier at 6 o'clock in the morning. At 10 a.m., he's in my room. And we're talking about the press that needs to get done, and we're talking about upcoming shows. Because Axl, he's such a serious performer that we kind of left him alone while we were on the road. Quindi durante la vita on the road Axl sembra preferire starsene in disparte per concentrarsi sulle performance, mentre Slash è quello che qualunque ora abbia fatto la sera, la mattina si sveglia, si incontra con Doug e discutono dei vari impegni sia logistici sia con la stampa. Il 1992 è sicuramente un anno cruciale per i Guns N' Roses, che sono lanciati alla conquista del mondo, un'avventura che naturalmente richiede impegno e la capacità di gestire le tante pressioni che possono abbattersi sulla band. Well, there was always stress, because we never knew if Axl was going to get upset and leave, right? Which was just it's a tough thing for the band, because they have to stand up there and try and keep playing and hoping that he's going to come back. So it was always a lot of pressure. I think that had a lot to do with Izzy's leaving. It was hard for Izzy to maintain a sobriety in that kind of environment. And the rest of the guys, they just stayed drunk primarily because they were worried about that. Everybody loves Izzy. Like I said, Izzy's just, he's his own guy. And if he feels like he's not having fun, I think, Niven actually said it really good. He said, Izzy never wanted to be the biggest band in the world. He wanted to be the biggest club band in the world. Hey. All of Izzy's favorite bands were smaller. They weren't, with the exception of the Rolling Stones. Obviously, he loves the Rolling Stones. But who doesn't, I guess. But, he never really wanted it to get as big as it got. It's about the best way to put that, I think.
But it was nice to have him back. Quindi i motivi principali di stress on the road in quel periodo, secondo Doug Goldstein, erano sicuramente legati al temperamento imprevedibile di Axl, come possiamo immaginare, insomma. Lo ricordiamo dei grandi ritardi, ricordiamo di sparizioni improvvise, insomma sicuramente questo rappresentava o ha sempre rappresentato un grosso punto interrogativo sulle performance e sul futuro dei Guns N' Roses, ma sembra che un altro tipo di pressione, io credevo si trattasse di stampa, di aspettativa da parte dei fan eccetera, ma in realtà un motivo di stress nella band pare che fosse la fresca uscita dello storico chitarrista Izzy Stradlin, che era con la band dall'inizio, che 6 mesi prima decise di abbandonare la band. Come ricorda Doug, i motivi pare siano legati al fatto che il chitarrista decise di ripulirsi da alcol e droghe e che quindi non riuscisse più a stare all'interno di quell'ambiente che era diventato anche troppo grande, troppo epico. Lui è sempre stato uno che ha preferito le club band, come ricorda Doug. Cosa ne pensi, Mau? Sì, guarda, bene o male l'abbandono di Izzy Stradlin fu anche un grosso trauma. Mi ricordo che c'era in giro una trascrizione di un'intervista in cui Axl diceva che era stato 4 ore al telefono implorandolo di restare nella band. In occasione della tappa modenese del 29 e del 30 maggio 1993, i Guns N' Roses tornano in Italia, ma con un tour decisamente rinnovato. You know where that came from actually was I had this idea to do, it's called the Skin and Bones Tour. And it was the most successful leg that we did. It was in arenas. But we had been doing stadiums and we had the horn players and the background singers. And I had this idea, and I approached the band with it. I said, let's do a leg that's like Song Remains the Same. Strip down everything, right? Skin and bones. And they said, okay, yeah, that sounds like a great idea. So we did this incredibly successful tour, and that acoustic part became a part of it at that point. And so we made it look like a living room, and we made it look comfortable, right? And so we adopted that when we went back out into the stadiums. And I thought it was a great part of the show. Similarly, U2 did something like that, and I thought that was a great part of their show. We actually were splitting an airplane with U2. They would take it to their gig and then they would send it back for us. And so we ran into each other so much that we'd go to their gigs, they'd come to ours. And so we'd see good ideas that they had. We'd steal from them, they'd steal from us. Doug ci racconta che propose alla band l'idea dello Skin and Bones Tour, no? Praticamente proponendogli un'atmosfera alla Song Remains the Same, il famoso live dei Led Zeppelin arricchito da molti elementi acustici, sì, ma anche insomma molto mistici, no? Diciamo che la parte mistica venne lasciata ai Led Zeppelin, però molto acustico venne inserito all'interno dello show dei Guns N' Roses, che quindi si spoglia delle splendide 976 Horns, il trio di fiati che seguì tutta la prima parte del tour, una scaletta rinnovata e naturalmente lo splendido salottino acustico all'interno dello show, proprio nella metà, nella quale i Guns N' Roses si esibiscono in modo decisamente insolito, un'idea che tra l'altro, ci racconta Doug, condivisero con gli U2, con i quali in quel periodo dividevano l'aereo, finendo in qualche modo per ispirarsi a vicenda. Una particolarità del concerto di Modena è che a un certo punto sul palco, proprio durante il momento acustico, compare, legato come un salame, Robert Flickenstein, un collaboratore della band. Abbiamo voluto chiedere a Doug se fosse parte dello show, quindi se era un qualcosa che si ripeteva tutte le sere o è stata un'esclusiva per il nostro pubblico. Didn't happen at every gig. We always there was always a lot of funny things going on, right? Finkelstein, he was Axl's assistant, right? So the further down you are on the chain, the more you're going to get a hard time, right? In fact, there's a famous story when we were in Argentina. Axl put up the money to pay Gene Kirkland, one of the photographers, to streak naked through the hotel room, to the hotel lobby. And so we paid the police to fake arrest him. So
So he thinks he's going to jail naked, right? They put him in cuffs and everything. Poor Gene, he was crying. Doug, help me, get me out of here. And we were all in on it, right? We were there cracking up, right? He's standing there naked in the lobby of the hotel with cuffs on. Yeah, we were always having fun one way or another. Yeah. Allora Doug ci racconta che Robert Flickenstein era l'assistente dell'assistente di Axel e che quindi più eri in basso nella graduatoria, più la tua vita on the road era difficile. E tra l'altro Doug ci ricorda un episodio decisamente più eclatante, quando Axel in qualche modo promise dei soldi a un fotografo che seguiva il tour se fosse stato capace di andare nella hall, di sfilare nudo nella hall dell'albergo. Questo fotografo lo fece, e però contemporaneamente decisero di pagare anche la polizia perché simulasse un arresto, e insomma questo fece naturalmente grande, come dire, li fece spaccare dalle risate, perché ovviamente il povero fotografo completamente nudo temeva di passare le sue prossime serate chiuso in una cella in Argentina. Insomma, diciamo che in tournée gli scherzi naturalmente non mancavano, forse anche per attenuare un po' quella che non si vede ma che c'è sicuramente, c'è una tensione dovuta ai tanti spostamenti. Cosa ne pensi, Mau? Portare avanti un tour così grande che faceva così tanti spettatori, che faceva discutere anche per episodi controversi, tipo i continui ritardi di Axel o magari scazzi col pubblico, così tentavano un po' di stemperare la tensione. Mi ricordo che nel tour europeo in alcune date c'erano i Blameron che aprivano, e Shannon Hoon, mi ricordo una data, adesso non so se Svizzera o da un'altra parte, era stato fatto salire nudo a consegnare le Domino's Pizza. Era un modo per divertirsi tra di loro, per fare gruppo, per alleggerire il clima, perché indubbiamente era un tour di proporzioni veramente epiche. A Modena la band arriva musicalmente in grandissima forma, ma l'impressione è che siano un po' stanchi, in particolare Duff. But the thing that really amazes me, Eduardo, when I look back now, I go, they were so, I mean, not Axel, he never got wasted, ever. But the rest of the band was so messed up. I don't know how they got through some of the gigs, really. And I've said this publicly already, but I spent a lot of time trying to help Slash and Steven, when Steven was still in the band. And I didn't help Duff as much because his issues were more alcohol-based. And I thought, oh yeah, I've been around alcoholics, right? I'll get to him in time. And he was in horrible shape. I mean, he almost died. And so my, if and when I ever write a book, one of the first things in the book will be an apology to Duff for not taking better care of him, not really looking after him. So, because he deserved to be looked after. I mean, he was in horrible shape. So, and you can see it, you look at pictures from that tour and, oh boy, yeah, his face was puffy and it was that way for pretty much the whole tour. So, and I just missed it. I missed it. I didn't see it. Il rammarico di Doug è quello di non aver dato troppa importanza ai problemi d'alcol di Duff. Precedentemente si era occupato delle dipendenze di Slash, di Steven Adler, possiamo solo immaginare a quante cose avrà dovuto pensare, ma in quell'occasione ricorda che sottovalutò forse il problema di alcol di Duff, ed è una cosa che in qualche modo gli è rimasta e per la quale è veramente dispiaciuto nei confronti del bassista. E quindi siamo arrivati ai saluti. I love you guys. I mean, I have all these friends that keep popping up on Facebook that are part of the fan club, and I accept every one of them. Right? If I see that they're friends with Model, right, then I accept it right away. I just, like I said, you know what? Some of the comments that I receive are really heartwarming. The Italians are always passionate people, passionate fans, and in general, just really good people.
One of my best friends is Italian, Andrea Carraro. He's one of my best friends. We've been very close for probably going on 10 years, maybe. Every time I talk to him, I'm reminded of how much I like Italian people. So thank you. Bene, ringraziamo anche noi Doug che ringrazia e saluta tutto il pubblico italiano per il grande affetto che ricorda di ricevere soprattutto attraverso il fan club Italian Jungle, poi ci ricorda anche che uno dei suoi migliori amici è italiano, il giornalista Andrea Carraro, e che ogni volta che parla con lui si ricorda quanto gli italiani siano belle persone e appassionate. Ma quindi è arrivato il momento di salutarci, Mao. La storia di Doug è veramente incredibile, perché ogni tanto adesso ci scriviamo anche sul gruppo. Una persona molto umile, molto, molto legata ai fans, ed è un piacere averlo potuto intervistare con degli aneddoti comunque molto, molto carini. E niente, io saluto tutti quelli che ci stanno seguendo sui vari social, su Spreaker, YouTube e così via. Ringrazio te per l'idea del podcast, e chissà mai che in futuro potremo farlo ancora, ritornare nella Italian Jungle. Bene, io ringrazio ovviamente Doug Goldstein per essere stato in nostra compagnia, è stato veramente un piacere, un onore parlare con lui. Ringrazio naturalmente Mao, i ragazzi di Italian Jungle, Riccardo Lippi. Vi invito a seguire Italian Jungle perché Mao pubblicherà anche delle succose outtakes di questa intervista a Doug, che ci ha rivelato altri interessanti aneddoti sui Guns N' Roses che però non riguardavano i concerti di Torino e Modena. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto, vi do l'appuntamento alla prossima occasione. Da Edoardo Rossi è tutto, e grazie per aver seguito Guns N' Roses Italian Live Era.